Ciao amici, benvenuti nel canale. Oggi parliamo di un prodotto differente, quindi non è la solita dashcam o il solito car tablet. Cerco di diversificare i prodotti che vado a recensire proprio per non ripetermi, quindi ho scelto un prodotto come al solito che ha un buon rapporto qualità-prezzo. Parliamo di un tablet con display da 11,5 pollici con risoluzione 2K al costo di circa 120 euro su Amazon. Bello io, tanta roba. Vi racconto tutto fra qualche istante. Eccoci qua. Perché vi dicevo un prodotto interessante? Perché a questo prezzo ha delle caratteristiche interessanti. Partiamo subito dal display. Ripeto, un display da 11,5 pollici con risoluzione 2K. Ha un processore 8 core A733 con 6 GB di RAM, mentre la memoria interna, quindi la memoria storage, è di 128 GB, espandibile, ascoltate bene, fino ad 1 TB tramite lo slot micro SD. Ha un Bluetooth da 5.3 e un Wi-Fi 6, 2.4 e 5 GHz, quindi molto veloce per andare a collegarsi alle reti, quindi o la rete di casa o la rete quando siamo magari fuori in vacanza e sfruttiamo il Wi-Fi dell'albergo. Ha una batteria da 8400 mAh, ha una fotocamera posteriore da 8 megapixel, mentre quella anteriore per i selfie è da 5 megapixel. Entrambi possono registrare video in Full HD. Cosa molto interessante che mi ha stimolato a provare questo tablet è la modalità PC. Sti cazzi. Come funziona? Funziona che il tablet ha un sistema operativo Android 15. Poi tramite un tasto dedicato o l'applicazione dedicata possiamo passare a questa modalità particolare. E che sarebbe? Sarebbe una sorta di PC portatile, perché ci chiude tutte le applicazioni, tutte le icone e ci apre come se fosse un secondo desktop dove al suo interno possiamo scegliere sia lo sfondo, la foto, quello che vogliamo mettere e salvare tutte le applicazioni che utilizziamo sotto la barra delle applicazioni, una sorta un po' come Windows 11. E altra chicca che ho voluto acquistare a parte è una borsetta molto ma molto carina per riporre sia il tablet che, questa raga è una chicca spettacolare, questa tastiera Bluetooth che si apre ed ha anche un pad. Vi dico la verità raga, allora ho voluto provare questo tablet perché quando vado in vacanza mi serve un qualcosa di più grande per andare a vedere i social la sera quando siamo nella sala comune dove ci facciamo due chiacchiere e ho la possibilità di poter rispondervi. È molto ma molto più comodo farlo su un tablet con display da 11,5 pollici che farlo su un display molto piccolo, anche perché se mi tolgo gli occhiali ragazzi non riesco a vedere neanche i messaggi o a fare un numero di telefono, quindi sono veramente inguaiato. Andiamo bene. Chiudiamo qui il pippone e andiamo a vedere un attimino il contenuto del tablet, un caricabatterie e un cavetto, ma soprattutto andiamo a vedere come funziona questa tastiera Bluetooth con il prodotto in questione. Venite. Come vi dicevo, il contenuto è veramente essenziale. Telecamera frontale, i due microfoni, il foro per il reset, volume più e meno. Da quest'altra parte troviamo lo slot per inserire una micro SD, USB di tipo C, un altoparlante e il secondo altoparlante, in quanto ha due altoparlanti in modalità stereo. Per concludere abbiamo il tasto di accensione e spegnimento e, come vi dicevo, il tasto per entrare nella modalità PC. A questo punto accendiamo il tablet con il pulsantino inferiore, basta tenerlo schiacciato per qualche secondo e si accende.
Schermata principale di questo tablet con sistema operativo Android. Qui abbiamo tutte le applicazioni, la barra delle applicazioni e delle notifiche, possiamo diminuire e aumentare la luminosità. Qui abbiamo le notizie di Google, Instagram, abbiamo possibilità di ricevere le mail, di scaricare qualsiasi applicazione dal Play Store. Per quanto riguarda invece le prestazioni di questo tablet, ripeto, un octa-core con 6 GB di RAM, devo dire che non è affatto male. Quindi andiamo a vedere i risultati di Antutu, e durante i test ho raggiunto questo punteggio 272.096. Per un tablet che costa 120 euro non è assolutamente male. È abbastanza reattivo, non è un fulmine, ogni tanto c'è qualche lag, ma penso che sia dovuto più alla connessione internet che al tablet, però devo dire che insomma è piacevole utilizzarlo. Volume massimo. Devo dire che non distorce, non è altissimo, ma neanche distorce. Mi dimenticavo una cosa, vedete dietro c'è un po' di luce che lampeggia. Aspettate che vi faccio vedere. Allora, mi ero dimenticato di dirvi una cosa. Posteriormente c'è questo LED posizionato dove ci sono le fotocamere e possiamo attivarlo o disattivarlo, abbinarlo a delle applicazioni specifiche o per ricevere le notifiche o quando si carica il tablet. Ma la cosa che a me è piaciuta molto di questo tablet, ripeto, è la questione che possiamo utilizzarlo in modalità PC o desktop, o tramite questa icona o tramite il pulsantino qua sopra, personalizzabile. Vedete, abbiamo la possibilità di poter personalizzare lo sfondo, possiamo creare un nuovo file, possiamo creare una cartella e possiamo andare al settaggio di questa home. In questa modalità di lavoro abbiamo la possibilità, ripeto, di mettere tutte le icone che utilizziamo, quindi le applicazioni che utilizziamo più spesso nella barra delle applicazioni, e lavorare con le icone come se fosse un vero e proprio PC portatile, e all'interno di queste cartelle possiamo mettere qualsiasi file. Per spostare un'applicazione sul desktop in questa modalità dobbiamo cliccare su questa icona e da qui ci fa vedere tutte le applicazioni installate. Se non vogliamo lasciarla nel desktop, eccola qua. Quindi una volta fatto andiamo a cancellare l'icona. La vera chicca che vi mostro è questa qui, e cioè utilizzare il tablet in modalità PC con una tastiera Bluetooth aggiuntiva. Ripeto, questa acquistata a parte, ragazzi. Una tastiera richiudibile con tanto di touchpad multi-touch. Allora, come funziona? Questo supporto serve per mantenere il tablet, quindi lo possiamo togliere da questi supporti e posizionare qui. Bisogna accendere la tastiera. Allora, questo si può anche scollegare, in quanto vedete dietro c'è una guida magnetica che va praticamente inserita all'interno di questo supporto un po' particolare. La tastiera lateralmente ha un tastino
e va posizionato sul verde. In questo caso abbiamo acceso la tastiera Bluetooth e possiamo collegare fino a 3 dispositivi. In questa modalità desktop però non si può utilizzare il tablet in verticale, quindi possiamo anche metterlo in verticale in quanto il supporto, ragazzi, regge molto bene il tablet da 11.5 pollici, ma vedete non si può lavorare in questa maniera. Vi dicevo, il pad è multitouch, quindi possiamo, una volta aperta l'applicazione, per richiuderla con 3 dita scorrere verso il basso e va a chiudere l'applicazione nella barra delle applicazioni. Possiamo con il tasto destro andare, vedete, nuovi file, nuova cartella, possiamo fare un po' di tutto e possiamo anche ingrandire le foto. Quindi apriamo una foto e ci scorre foto o video. Per ingrandire basta ovviamente pizzicare la foto. Chiudiamo l'applicazione. Abbiamo visto insieme le caratteristiche e potenzialità di questo tablet abbastanza economico. Vi ricordo prezzo di 120 euro, acquistabile su Amazon. Come al solito qua sotto vi lascio tutti i link di riferimento. A questo punto tiriamo le somme della recensione. La prima cosa che mi è piaciuta ovviamente è il display, ripeto, un display da 11.5 pollici con risoluzione di 2K. È uno spettacolo andare a vedere i video da YouTube, utilizzare i social come Facebook, Instagram. Diciamo che abbiamo un display molto ma molto generoso. Sicuramente molto utile la modalità desktop o PC di questo tablet che mi ha spinto all'acquisto, perché in abbinamento con una tastiera Bluetooth apribile si possono fare tantissime cose, scrivere documenti, scrivere un'email, quindi è veramente figa questa modalità. La velocità non è un missile ma non è neanche molto lento, in quanto avete visto il punteggio raggiunto quantuno, insomma si posiziona in un livello intermedio. Cosa non mi è piaciuto? Diciamo che ho sentito la mancanza del sensore di luminosità in quanto è sprovvisto, quindi se abbiamo una luce molto forte, una luce molto fiacca, diciamo che il display rimane sempre in quelle condizioni e potrebbe dar fastidio di notte. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. Buongiorno Francesco, ciao belli, state bene, alla prossima. Video registrato con la telecamera frontale, quindi 5 megapixel, è un video Full HD. Ovviamente le foto e i video non sono il punto forte di questo tablet.